arrivato il turno di parlare di Nepenthes. Prima di tutto andiamo a capire i motivi per cui è necessario fare un falso rinvaso di Nepenthes. I motivi per cui vi consiglio di effettuare questa operazione a circa un paio di mesetti dall'arrivo delle piante è perché Nepenthes, soprattutto le specie molto vigorose come le specie lowland, crescono molto velocemente i primi mesi in vasi piccoli, ma poi tendono ad arrestarsi, a bloccarsi e hanno bisogno di più spazio per continuare lo sviluppo. E il secondo motivo è pratico perché fortunatamente Nepenthes è una pianta tropicale, non ha periodi favorevoli e sfavorevoli al rinvaso, per cui consiglio di procedere con un falso rinvaso in un vaso un po' più grande. Anche in questo caso andremo a vedere che diametro, anche se si aggira intorno ai 10-12 cm, perché una Nepenthes in un vaso di quelle dimensioni può crescere per anni senza doverci più pensare, senza doverci più mettere le mani. Quindi vi togliete il pensiero subito e poi vi godete la pianta. Come sempre aspettate di vedere se la pianta produce foglie e trappole funzionali, quindi un paio di mesi, prima di optare per il cambio substrato, per il cambio vaso. Perché? Perché non mescolate, come detto anche per gli altri generi, lo stress da rinvaso con lo stress da cambio postazione. Andiamo a vedere le due modalità con cui possiamo effettuare il falso rinvaso di Nepenthes e cambiano dal tipo di substrato di destinazione che decidete per loro. Infatti nel nostro shop, come avrete visto, ci sono due substrati per Nepenthes: il classico, torba, perlite e bark, corteccia, e quello minerale che contiene un sacco di inerti e ovviamente ha delle caratteristiche fisiche che impediscono di utilizzare la tecnica che vedremo per prima. Ma partiamo da torba, perlite e corteccia. Se decidete di optare per un invaso classico, quindi in substrato a base di torba, la tecnica che si può utilizzare è la stessa identica di quelle viste per saraceni e dionei. Quindi parto dal mio vaso di partenza con substrato molto umido ma morbido, quindi non pigiato. Utilizzo il vaso di arrivo di diametro 6,5 come stampo e con i palmi vado a pigiare in modo da creare una nicchia in cui poi alloggerò il panetto di terra originale. Non abbiate paura nel pigiare perché ovviamente i vasi sono abbastanza robusti e tengono la pressione. Se la pigiatura non è sufficiente per alloggiare tutto il contenuto del vaso, si può anche con una pinza, con una paletta, togliere un po' di substrato. La seconda operazione è abbastanza delicata, non sempre Nepenthes ha radici profonde che tengono insieme tutto il substrato del vaso, per cui anche in questo caso si gira il vaso e si cerca con delicatezza di mantenere compatto il panetto precedente. Lo ruoto e lo vado a posizionare nel vaso di prima. Nel caso in cui rimangano un po' di radici aeree, procedo con l'aggiunta di substrato nuovo per andarle a coprire. Ed ecco che il falso rinvaso con substrato Nepenthes standard, torba, perlite e bark, è completo. Andiamo a vedere il secondo tipo di rinvaso, che è un rinvaso che noi dovremo assolutamente effettuare in questo modo quando andiamo ad utilizzare il Nepenthes Mineral Medium, perché gli inerti hanno un comportamento diverso. Non si riescono a schiacciare, non si riesce a creare una nicchia in cui appunto alloggiare il panetto di terra precedente. Per cui cosa faccio? Utilizziamo un vaso, io consiglio il 9x9x13 per le Nepenthes, alto e non esageratamente largo, non serve, e riempiamo per 2/3 il contenuto del vaso con il nostro substrato minerale. Andiamo a ruotare con la delicatezza che abbiamo appena visto il vaso contenente la Nepenthes, schiacciandolo anche un po' ai fianchi per far sì che riesca a scendere, e andiamo a ruotarlo posizionandolo al centro del vaso e con un altro contenitore che avrà sempre il Drosera Mini lo vado semplicemente a riempire i bordi.
spinge un po' per portare il livello del substrato al livello del vaso ed ecco che il nostro falso rinvaso di Nepenthes in substrato inorganico è completo.